Amici, oggi facciamo un piatto della cucina palermitana, buonissimo e velocissimo, le panelle palermitane. Cominciamo a preparare le nostre panelle palermitane. È una ricetta buonissima, di una semplicità incredibile. Allora, l'elemento principale è la farina di ceci, mezzo chilo di farina di ceci. Okay. Ho preparato un tegame, andiamo a versarlo tutta nel tegame. Quindi 500 grammi di farina di ceci. Farina di ceci, che tra l'altro si prende normalmente al supermercato, costa pure pochissimo, però vi assicuro che le panelle sono una delizia. Allora, Fenomenali. fenomenali. A me è me ne vero. devi fare almeno 100. Però questa volta anche io ne mangerò almeno 100 perché sono troppo buone. Allora, mezzo chilo di farina. Dobbiamo mettere Farina di ceci. farina di ceci, mettere in mezzo chilo di farina 1,5 litri di acqua, acqua a temperatura. Io Che tipo di acqua? naturale, Ah, ok. acqua naturale. Che ne so, magari acqua di No, mare. no, acqua naturale, mezzo litro, quindi 3 volte ovviamente questa quantità. Che cosa faccio io? Anziché accendere immediatamente la nostra piastra, in questo caso il fuoco, lo vado ad amalgamare l'acqua a fuoco spento. Questa è una tecnica che mi ha insegnato la mia mamma. Ok. Quindi cosa faccio? Verso il primo mezzo litro e comincio a girare. Quindi la piastra è spenta. Quindi Tutto spento. no, piastra o fuoco è la stessa cosa, fornello. Certo, ok. Ho messo intanto mezzo litro, adesso andrò ad aggiungere l'altro litro di acqua, quindi 1,5 litri per mezzo chilo di farina di ceci. Ok. Sto aggiungendo l'ultima parte di acqua, quindi guardate, con una frusta cominciamo a girare. Ok, abbiamo messo tutta l'acqua. Ok. Adesso sempre a fuoco spento giriamo in modo tale che non diamo la possibilità alla farina e all'acqua di fare i grumi. Ok, diciamo dobbiamo sciogliere la Esatto, farina nell'acqua. nell'acqua. C'è chi accende subito la fiamma, io no. Mia madre mi ha sempre spiegato questa tecnica. Segreta. Non è segreta. Secondo me è segretissima. No. Allora, a questo punto, guardate, una volta sciolta la farina, Ok. accendiamo. Il fuoco. Come deve essere la fiamma o la temperatura della piastra? Bassa. Quindi fuoco dolcemente, esatto. Una cosa che dobbiamo fare mentre iniziamo a girare, perché ragazzi qua si gira sempre, è aggiungere un po' di sale. Infatti mi gira la testa. Allora, aggiungiamo del sale, Quindi un pizzico di sale. un pizzico di sale e nient'altro. Ok, e si Possiamo gira. girare con tanta Ma tranquillità. fino a quanto... Poi ve lo faccio vedere. Ah, ok. Comunque vorrei avvisare gli amici che in siciliano, in palermitano si dice perché poi le panelle si mangiano sia solo che con il pane. Il pane, spremuta di Si chiamano un pane chi panielle. Upame chi panielle. Ok, dobbiamo aspettare che cominci ad addensare. Io sto ancora girando, la sento un po' più densa. Quando vedete dopo 5, 6, 7 minuti che girate, andiamo ad aggiungere un po' di prezzemolo. L'ho tagliato piccolo e lo vado ad aggiungere. Ok. E continuiamo a girare. Io sento che sta addensando. Quando addensa, poi vi spiegherò per quanto tempo dovete girare. Ok, quindi si mette il prezzemolo. Solo il prezzemolo oppure si può mettere, oppure non si mette se non lo gradite. No, ma le però panelle col le prezzemolo. panelle col prezzemolo, sì. Se no fai un'altra ricetta, ma le panelle col prezzemolo. Ho capito, ma c'è a chi non piace non lo mette. E fanno un'altra ricetta. Non è vero, si può... La smetti. Va bene, tutta questa cosa tutta mia, giusto? Tutta tua. Questo, guarda, verranno 150 panelle, ma saranno tutte tue. Va bene, ancora giri. Continuiamo a girare. Guardate, sta addensando, quindi continuate sempre a girare. Diciamo quanto ho girato? Almeno 5 minuti. Se non 10 minuti. Esatto. No, 10 minuti no, sta addensando. Qui dovete avere un po' di forza. Perché ora va diventando più duro. Ora va diventando più solido. Ok. Quindi abbassiamo, mettiamolo a fuoco basso e giriamo. Quindi ci vuole olio di E gomito. basta, nient'altro. E poi la bocca per mangiarlo. Ora vi faccio vedere, ragazzi, cosa si fa. Guardate, io ho cambiato, ho preso un'altra... ho levato la frusta perché mi viene meglio. Hai preso la spatolina. Esatto. Anche col cucchiaio di legno si può fare.
anche col cucchiaio di legno. E allora, una volta che diventa così, guardate, Una specie di purè però più sì, denso. molto più denso, quindi non dovete spegnere prima. Ok, Quando comincia a fare delle bolle, che voi le vedete, io non le vedo. tu non le vedi perché sono sotto le bolle, Ok, ma guardate quanto è denso, ok. possiamo spegnere e immediatamente prepariamo un altro contenitore che io, scusate se faccio questo movimento, ho bagnato con dell'acqua, io sto usando un'altra pentola. Quindi una pentola. Sì, tu mi devi aiutare a girare. Questo vuol dire altro mezzo chilo di panelle in più per me. Ovvio. Questa è ovviamente... No, no, ho preso male io. No, la devi prendere. Ok. Ok, guardate cosa faccio. Verso tutto nella pentola. Ma adesso vi spiego il perché. Proprio tutto. Ah, si calano gli spaghetti. No, puoi smettere. Ok, togliamolo tutto da questa pentola. Mamma che profumo, ragazzi. La farina di ceci ha un profumo meraviglioso. Di ceci. Sì. Però poi quando le friggi non si sente questo. No, esatto. Cioè si percepisce poco. Bello, vengono veramente deliziose. Ok, Quindi si versa tutto in una pentola tutto in una pentola. bagnata. A questo punto diamo una forma, la spianiamo per bene. Prendo la livella. No, non abbiamo bisogno della tua livella. No. Guardate, la spianiamo per bene sopra. Ok. A questo punto le nostre panelle sono pronte, ovviamente. Come sono pronte? Ovviamente la smetti, ovviamente non cucinate. Il Allora, composto è pronto. il composto. Vi spiego perché. Questo composto di panelle potete metterlo o come faccio io, perché poi vi farò vedere una volta che raffreddano cosa farò. O potete metterli in una bottiglia o potete metterli in un contenitore. L'importante è che da quando finisce e quindi si addensa la versate immediatamente, perché altrimenti prende un'altra forma. La forma la potete decidere voi. Io ho sempre rimesso tutto in una pentola, in modo tale che poi giriamo e vi faccio vedere come le taglio. Quindi il contenitore, la pentola, lo potete scegliere voi. Adesso che si fa? Adesso dobbiamo aspettare che si raffreddino completamente, perché devono devono compattarsi, quindi devono essere assolutamente raffreddate a temperatura ambiente, non metterle in frigo. Quindi quanto? Ma un paio d'ore, 2-3 ore. Cioè, devo aspettare sempre 3 ore Sì, prima amore, di mangiarmi una cosa. Sì, devi aspettare. Vabbè. Cosa facciamo? Le copriamo, anzi vi faccio vedere. Si coprono perché sentono freddo, ma c'è caldo già. Le copriamo Ok. e le lasciamo riposare finché non raffreddano, quindi totalmente, Quindi un 2-3 orette. anche di più. Va bene. E poi vi faccio vedere come le tagliamo e come le andiamo a friggere. Dopo averle fatte raffreddare a temperatura ambiente, guardate le nostre panelle, sono abbastanza fredde. A questo punto, Asciutte, si è asciugato. asciutte, bravo, Si è solidificato. bravo, non resta che girare la pentola, vedere il nostro panetto, tagliarle e andarle a friggere. Io mi aiuterò. Aspetta, poi la cosa più importante è mangiare. Mangiarle, ovvio. In mezzo al pane, ragazzi. Allora, io metto un piatto, lo giro, è sceso perché l'ho sentito, Quindi si esce dal contenitore dove l'avete messo. e voilà. Cos'è? Una pagnotta. Una pagnottona di panelle. Sembra una caciotta. Guardate, quando vi dico bagnate la pentola, perché loro sono, guardate, sono morbide, poi sotto non ovviamente aderiscono alla pentola e si staccano con facilità. Ok. A questo punto prendiamo le nostre panelle Ok. e le andiamo a tagliare. Qua ci possiamo sbizzarrire. Forma rettangolare, forma quadrata, come volete voi. Io le taglio sempre al solito modo, ovvero triangoli. Adesso ve lo faccio vedere. Intanto serve un coltello non seghettato, giusto? Ma è uguale, io vi volevo dire una cosa importante, perché in tanti sicuramente lo scriverete. Le panelle si possono congelare, quindi congeliamole crude però.
Io a volte cosa faccio? Siccome queste sono abbondanti, le metto nei contenitori a fetta dopo fetta e li vado a congelare crudi. A questo punto mi sorge la domanda: Dimmi. si può congelare così intero o prima si devono tagliare a fettine e poi congelare? Anche intero, però secondo me è meglio congelarle a fettine. Vabbè. Ok, guardate. Io poi cosa faccio? Lo divido ancora in due. Ok. Perché le panelle, quelle classiche, la forma com'è? La forma è rettangolare, Bravo. credo. Sì, vabbè, Solo che ma c'è non- chi le fa pure rotonde. Sì, assolutamente. A questo punto, visto che stiamo già tagliando, io ho preparato una padella con dell'olio di semi, di arachidi, accendiamo, Ok. la mettiamo, io vi do sempre questo consiglio, non mettiamo l'olio troppo caldo da farle bruciare, moderato, e facciamo scaldare il nostro olio. Intanto tagliamo le nostre panelle. Cominciamo a tagliare le nostre panelle. Le fettine io le faccio abbastanza fine. Sottili. Ecco, se usate un coltello senza, guardate, Belle senza sottili. non mi ricordo in questo momento. La seghettatura. La seghettatura vi viene liscio. Il panetto è molto morbido, quindi non avete nessun tipo di difficoltà nel tagliarle. Guardate. Diciamo che si fanno da 2-3 mm, no, 2 no, 3, dai 3 ai 5 mm. Sì, le panelle così. Guardate che meraviglia. Non si rompe. La cosa importante è girare finché proprio non si induriscono in pentola e poi versarle nell'altro contenitore. Quindi si devono tagliare tutte. Dobbiamo tagliarle tutte. Domanda da $1.000.000. Dimmi. Ok, queste sono le panelle col prezzemolo dentro. Sì, Chi non vuole il prezzemolo può non metterlo. può non metterlo, assolutamente. va Sì. bene. Una volta tagliate, io ne ho tagliate solo un triangolo, quindi guardate quante ne vengono. Andiamo a friggere le nostre panelle. Scusa, con questo lo congeliamo. Questo io lo congelo, quindi me lo congelo quando ne ho voglia, mi faccio un buon panino con le panelle. Ok. Intanto andiamo a friggere quelle che abbiamo tagliato, guardate che come non si rompono, sono meravigliose. Cominciamo a friggere. Mamma mia, che bontà. Eh sì, Quindi olio di semi. olio di semi, nient'altro, poi appena le Sì. tiriamo fuori dall'olio mettiamo un po' di sale, se vogliamo. Domanda da $1.000.000. Dimmi. Perché mi ricordo che qualcuno questa domanda la farà. Dimmi. In passato noi le abbiamo fatte e l'ha fatta. Si possono fare al forno? No, le Cambiate panelle... ricetta. No, le panelle vanno fritte, si fanno fritte. Almeno io al forno non le ho mai fatte, ma perché per noi è una ricetta... La panella va fritta. La panella va fritta. Ok. Ok, la temperatura dell'olio va bene, non le facciamo bruciare, appena dorano da un lato, le giriamo, le facciamo dorare dall'altro lato. Comincio a sentire un profumo io, ragazzi. Io pure. Cominciamo a girare e vediamo, sono molto chiare ancora, però intanto le giro. Un consiglio che vi voglio dare. Perché sono chiare, amore? Perché l'olio è pulito. l'olio è ovvio, è vero questo. Guardate che qua sono croccanti. Allora, un consiglio che voglio darvi: quando mettete la panella in padella, non la toccate, fatela diciamo dorare bene, altrimenti la prendete e si spezza, perché è molto tenero anche l'impasto. Ah, che profumo. Io sento un buon profumino, Che ma tanto lo so che schifezza. tu ti mangerai almeno 3 panini, Ma come minimo. come minimo. Cioè, questa padellata è tua, tutto questo è mio. Facciamole dorare anche dall'altro lato. Le prime panelline sono pronte. E che panelline? Sono panellone. Panelle. Panelle. Ho preparato come al solito un vassoio con della carta assorbente. Mamma che bontà. Andiamo a levarle dal fuoco, Che meraviglia. Aspetta che dall'olio. Che zoomiamo, che meraviglia. Questa è tua, sicuro che lui ama il croccante. Io amo il croccante. Buonissimo. Fanno velocemente. Queste, se non sbaglio, Sì, si fanno pure col finocchietto, vero? assolutamente, con i semi di finocchietto. Con i semi di C'è chi finocchietto. preferisce il prezzemolo, c'è chi preferisce il finocchietto. E poi alla fine io ci spremo il limone. Il limone, certo. il limone. Guardate come sono venute croccanti. Bellissimo. Più lo fate riposare, meglio è.
andiamo a friggere le altre. Ok, io vorrei far sentire agli amici il croccante. Vediamo. Infatti, devi far sentire. No, aspetta. Vero, sono venute perché hanno riposato bene. Quello che non facciamo noi, amore, al momento. Vabbè. E allora, cosa facciamo? Un pizzico di sale. Certo, il sopra, sale ci sta sempre. e andiamo a friggere tutte le nostre panelle. Abbiamo fritto le nostre panelle. Guardate che meraviglia. Le mie panelle. Le sono. sue panelle, ovviamente. Guardate che meraviglia. Croccanti, friabili. Adesso ovviamente non resta che assaggiarle, ma ragazzi, fatele queste, aprite una pagnottina, un panino, mettete in mezzo le panelle, spremete il limone, un pizzico di sale e mangiate, cenate o pranzate. Sono meravigliose. Assaggiamone una, la scegli tu? Allora, ti do quella che ti spetta, l'unica che Quella? ti spetta. Una bella Smettila. direi tipo questa. Dai, assaggiamo questa. Com'è? Una meraviglia. Le panelle si possono mangiare anche senza pane, però io ne mangio 150, tanto vale che faccio 2 panini e me li mangio. Vediamo se si vede l'interno. Se riesco a fare vedere l'interno. Meraviglioso. Lo so che hai fame, che sono troppo buone. Troppo. Le panelle palermitane. Ragazzi, veramente sono squisite. E poi non ci vuole niente a farle. Meravigliose. Allora, seguite i miei consigli, che sono pochi, poi è una ricetta semplice, e poi mi direte: Betty, avevi ragione. È una ricetta molto semplice. Fatela, mi scrivete nei commenti come vi sono venute. E che dirvi, grazie di tutto, perché siete delle persone splendide. Ci vediamo al prossimo video e vi abbraccio. Un bacio da Betty. E Marco. Ciao! Ciao amici.